Hey Riders e benvenuti dal vostro Medors! Ci tenevo a realizzare una rubrica di video sulla storia dei marchi motociclistici e quale occasione migliore per inaugurarla se non con un bel festeggiamento? Oggi parleremo della Vespa, una vera e propria icona italiana che in questo 2021 compie ben 75 anni di vita. In questi 75 anni di storia e con 19 milioni di esemplari diffusi sulle strade dei 5 continenti, Vespa ha dato una nuova marcia al mondo intero, diffondendosi sulle strade di tutte le nazioni, unendo in un'unica passione giovani di culture lontane e diverse. Le fondamenta che daranno vita alla Vespa vengono gettate nel 1884 da Rinaldo Piaggio, che fonda a Genova la società Piaggio, ma all'epoca non si occupava delle due ruote, ma bensì di arredamenti navali, per poi estendere la propria attività alla costruzione di carrozze e vagoni ferroviari, motori, tram e carrozzerie speciali per autocarri. Durante la Prima Guerra Mondiale Piaggio entra perfino nel settore aeronautico, producendo idrovolanti e aeroplani, ed espandendosi sempre di più come azienda, acquistando nel 1917 una fabbrica di aerei a Pisa e 4 anni dopo un piccolo stabilimento a Pontedera, che sarebbe divenuto il centro della produzione aeronautica di Piaggio. Negli anni che precedono la Seconda Guerra Mondiale, Piaggio è uno dei maggiori produttori italiani di aerei ed è proprio per questo che gli stabilimenti Piaggio di Genova, Finale Ligure e Pontedera sono un bersaglio bellico e vengono distrutti durante il conflitto. Nel 1946 avviene la svolta. I figli di Rinaldo Piaggio, Enrico e Armando, raccolgono un pesante testimone dal padre, risollevarsi dalla distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, riavviare e curare la produzione industriale. Il lavoro più duro toccò a Enrico, cui spettava la ricostruzione del grande stabilimento di Pontedera, anche recuperando parte dei macchinari trasferiti a Biella, in Piemonte. Enrico Piaggio optò per una totale riconversione industriale, puntando sulla mobilità individuale di un paese che usciva dalla guerra. Avrebbe realizzato la sua intuizione, creando allo stesso tempo un veicolo destinato a grandissima celebrità, grazie allo straordinario lavoro progettuale di Corradino Tascanio, ingegnere aeronautico e geniale inventore. La Vespa nasce dalla determinazione di Enrico Piaggio a creare un prodotto a basso costo e di largo consumo. All'approssimarsi della fine della guerra, Enrico studia ogni soluzione per rimettere in moto la produzione nei suoi stabilimenti, a cominciare da quello di Biella, dove venne realizzato un motoscooter sul modello delle piccole motociclette per paracadutisti. Il prototipo siglato MP5 venne battezzato Paperino per la sua strana forma, ma non piacque ad Enrico, che incaricò Corradino Tascanio di rivedere il progetto. Il progettista aeronautico non amava la motocicletta, che giudicava un veicolo scomodo, ingombrante, con gomme troppo difficili da cambiare in caso di foratura e sporco, soprattutto a causa della catena di trasmissione. L'ingegnere trovò tutte le soluzioni del caso, attingendo proprio alla sua esperienza aeronautica. Per eliminare la catena immaginò un mezzo con scocca portante a presa diretta per rendere la guida più agevole, posizionò il cambio sul manubrio e per facilitare la sostituzione delle ruote escogitò non una forcella ma un braccio di supporto simile appunto ai carrelli degli aerei. E infine ideò una carrozzeria capace di proteggere il guidatore, impedendogli di sporcarsi o scomporsi nell'abbigliamento. Decenni prima della diffusione degli studi ergonomici, la posizione di guida di Vespa era pensata per stare comodi. Dal nuovo progetto di Tascanio nacque un mezzo che con il Paperino non aveva più nulla a che vedere, una soluzione assolutamente originale e rivoluzionaria rispetto a tutti gli altri esempi di locomozione motorizzata a due ruote. Con l'aiuto di Mario D'Este, suo disegnatore di fiducia, a Corradino Tascanio bastarono pochi giorni per mettere a punto la sua idea e preparare il primo progetto della Vespa, prodotto a Pontedera nell'aprile del 46. Il nome del veicolo fu coniato dallo stesso Enrico Piaggio, che davanti al prototipo MP6, dalla parte centrale molto ampia per accogliere il guidatore e dalla vita stretta, esclamò: "Sembra una Vespa", e Vespa fu. Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Così il 23 aprile 1946 la Piaggio & Co. SpA deposita presso l'Ufficio Centrale dei Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marche del Ministero dell'Industria e del Commercio di Firenze il brevetto per motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica. Enrico Piaggio non esita a dare il via alla produzione in serie di 2000 esemplari della prima Vespa 98 cm3. Il debutto in società del nuovo veicolo si tiene al prestigioso Circolo del Golf di Roma, alla presenza del generale americano Stone, in rappresentanza del governo militare alleato. La Vespa 98 viene posta in vendita in due versioni e con due prezzi: 55.000 lire il tipo normale e 61.000 lire il tipo lusso, con alcuni option quali il contachilometri, la stampella laterale e i raffinati pneumatici con fianco bianco. Addetti ai lavori ed esperti del mercato si divisero: da una parte chi coglieva nella Vespa la realizzazione di un'idea geniale, dall'altra gli scettici di rito, destinati a cambiare parere ben presto. Negli ultimi mesi del 47 la produzione inizia a decollare e con l'anno successivo esce dagli stabilimenti Piaggio la Vespa 125, modello superiore che subito si afferma come successore della prima Vespa 98. Il miracolo Vespa è ormai una realtà e la produzione cresce incessantemente.
Anche i mercati esteri guardano con interesse la nascita dello scooter, che suscita curiosità e ammirazione nei commenti di pubblico e stampa. Il Times parla di un prodotto interamente italiano, come non se ne vedevano da secoli dopo la biga romana. Enrico Piaggio alimenta allora con tutta la sua tenacia la diffusione di Vespa all'estero e si fa promotore di una fitta rete di assistenza in tutti i paesi europei e nel mondo. Non pago, l'imprenditore crea intorno al suo prodotto un'attenzione costante e un interesse sempre crescente, anche con iniziative come la fondazione e la diffusione dei Vespa Club. Vespa diventa il prodotto Piaggio per eccellenza, mentre Enrico collauda personalmente prototipi e nuovi modelli. Le sue prospettive imprenditoriali travalicano i confini nazionali e nel 1953, grazie alla sua infaticabile determinazione, le stazioni di servizio Piaggio in tutto il mondo, America e Asia comprese, diventano oltre 10.000. Dal canto loro i Vespa Club di tutto il mondo contano già allora oltre 50.000 iscritti, tutti schierati contro i sostenitori della neonata Lambretta Innocenti. Andare in Vespa diventa sinonimo di libertà, di agile sfruttamento degli spazi e perfino di rapporti sociali più facili. Il nuovo scooter è ormai un fenomeno di costume che caratterizza un'epoca. Nel cinema, nella letteratura e nelle immagini pubblicitarie, Vespa compare infinite volte tra i simboli più significativi di una società che sta cambiando. Per Vespa si creano le più fantasiose versioni, prodotte in alcuni casi dalla stessa Piaggio, ma soprattutto da meccanici appassionati, ad esempio la Vespa Sidecar o addirittura la Vespa Alfa del 67, che realizzata con la Alfa Wallis per l'agente Dick Smart, protagonista di un film di spionaggio genere 007, oltre a correre su strada poteva anche volare, navigare e perfino immergersi. L'esercito francese disponeva di alcuni modelli Vespa realizzati specificamente per trasportare armi e bazooka e altri per essere lanciati insieme con i paracadutisti. Lo stesso esercito italiano nel 63 richiese a Piaggio uno scooter paracadutabile. Vespa fu copiata e imitata in 1000 modi, ma l'unicità del veicolo assicura a Piaggio un lunghissimo periodo di successo, tanto che nel novembre del 53 la produzione raggiunge il traguardo dei 500.000 pezzi. Nel giugno 56 si produce la milionesima Vespa. Nel 1960 Vespa supera il traguardo dei 2 milioni di unità prodotte, saranno 4 milioni nel 1970 e oltre 10 milioni nel 1988, tanto da fare di Vespa, che oggi ha raggiunto i 19 milioni di mezzi, un fenomeno unico nel settore delle due ruote motorizzate. Proprio il boom della Vespa, oltre alla diversa visione imprenditoriale dei fratelli Piaggio, con Enrico concentrato in Toscana sulla mobilità leggera individuale e Armando sul business aeronautico in Liguria, condusse alla scissione dell'azienda. Il 22 febbraio del 1964 Enrico Piaggio acquista infatti la parte di Piaggio Co. SpA detenuta dal fratello Armando, che costituisce a sua volta la nuova Rinaldo Piaggio Industrie Meccaniche Aeronautiche. Vespa 50 nasce l'anno precedente, il 1963, come risposta all'introduzione in Italia della targa obbligatoria per le due ruote di cilindrata superiore a 50 cm3. Il nuovo scooter, esentato appunto dall'obbligo della targa, è un immediato successo. Il Vespino si conferma elemento di grande successo nell'ambito della gamma Piaggio e la sua produzione non verrà più abbandonata, superando a oggi la cifra di 3.500.000 Vespe 50, prodotte nei vari modelli e versioni. La Vespa ha vissuto anche una vera e propria carriera agonistica in tutta Europa. Nei lontani anni 50 prende infatti parte anche con successo a competizioni motociclistiche ufficiali, velocità e fuoristrada, ed è protagonista di altre avventure del tutto inusuali. Nel 1952 il francese Georges Monneret costruisce una Vespa anfibia per la corsa Parigi-Londra e compie con successo la traversata della Manica. L'anno precedente la stessa Piaggio aveva realizzato un prototipo di Vespa 125 per le gare di velocità, stabilendo il record mondiale sul chilometro lanciato alla media di 171,102 km all'ora. La Vespa consegue anche un grande successo alla 6 giorni internazionali di Varese del 51, vincendo 9 medaglie d'oro, più di ogni altra moto italiana. Lo stesso anno vede la partenza per il primo di una innumerevole serie di ride in Vespa. In primis vediamo una spedizione in Congo, che se ci pensiamo è un viaggio incredibile con uno scooter nato essenzialmente per muoversi nel traffico cittadino. Ma non finisce qui. Giancarlo Tironi, studente universitario italiano, raggiunge il Circolo Polare Artico in Vespa. L'argentino Carlos Velez attraversa le Ande da Buenos Aires a Santiago del Cile. Anno dopo anno la Vespa conquista sempre maggiore popolarità tra gli amanti dei viaggi e avventura. Il giornalista italiano Roberto Patrignani va in Vespa da Milano a Tokyo, Soren Nielsen va in Groenlandia, James P. Owen dagli USA alla Terra del Fuoco, Santiago Guillén e Antonio Vesiana da Madrid a Atene, e la loro Vespa, che per l'occasione fu decorata personalmente da Salvador Dalì, è tuttora esposta al Museo Piaggio. Ed è impossibile tenere il conto di tutti i vespisti di ogni parte d'Europa e del mondo che hanno effettuato in Vespa il viaggio mitico sino a Capo Nord. In pochi sanno che nel 1980 due Vespa PX200 giunsero al traguardo della Parigi-Dakar, condotte dai piloti Simonot e Czerniawski. Ripercorriamo assieme questi 75 anni di storia attraverso i modelli Vespa più iconici.
E arriviamo ad oggi, con le Vespa più recenti, dotate di motorizzazioni e soluzioni tecniche di supporto alla guida di avanguardia, rappresentano la sintesi stilistica di una evoluzione che ha reso immortale il design di Vespa, rendendolo ovunque un'icona dell'eleganza italiana. In primis troviamo la Vespa Primavera, giovane, innovativa, tecnologicamente all'avanguardia, agile e dinamica, offerta nelle cilindrate 50, 125 e 150. È protagonista del suo tempo, ereditando tutta la freschezza e la gioia di vivere che si accompagnano alla storia di un modello rimasto mitico nell'albero genealogico di Vespa. Troviamo poi la Vespa Sprint, che raccoglie l'eredità di una tradizione di vitalità e gioventù. È concepita come evoluzione del progetto Vespa Primavera, del quale adotta tutte le motorizzazioni, e si presenta ai ragazzi di tutte le età, esaltando gli stilemi di sportività che il suo nome, leggendario per nascita, evoca. Nasce con un corpo piccolo e leggero ma comodo e protettivo, realizzato tutto in acciaio, ed è caratterizzata da una linea giovanissima, segnata da un grintoso fanale rettangolare e grandi ruote da 12 pollici, con spettacolari cerchi in lega di alluminio. E arriviamo al pezzo forte, la Vespa GTS, il cosiddetto Vespone per via della sua scocca grande. È della gamma Vespa la più veloce, sportiva e divertente, perfetta per gli spostamenti urbani, grazie alle sue caratteristiche di maneggevolezza e alle prestazioni dei motori 4 tempi raffreddati a liquido da 125, 150 e 300 cm3, ma si presta benissimo anche per viaggiare fuori dalle mura metropolitane da soli o col passeggero a bordo. Un occhio di riguardo viene posto anche per la Green Mobility, attraverso la commercializzazione dal novembre 2018 di Vespa elettrica, completamente silenziosa e facilissima da guidare, integralmente prodotta a Pontedera, rappresenta l'anima rivoluzionaria e contemporanea di un brand che ha sempre precorso i tempi, rimanendo sempre all'avanguardia, sempre fedele ai suoi valori di stile e tecnologia. Per celebrare questo 75esimo anniversario, Vespa produrrà solamente per il 2021 una serie limitata, la Vespa 75esimo, che è disponibile per Vespa Primavera nelle cilindrate 50, 125 e 150 e per Vespa GTS nelle cilindrate 125 e 300. La scocca si mostra nell'inedito colore metallizzato giallo 75, studiato espressamente per questa serie speciale che reinterpreta in chiave contemporanea cromie in auge negli anni 40, racchiudendo in sé l'heritage, l'anima innovatrice e il lato più fashion di Vespa, e come su ogni edizione speciale di Vespa una targhetta dedicata sul retroscudo ne identifica la serie. Ricostruire nonostante le avversità, creare un veicolo che prima non esisteva, innovarlo con intelligenza per restare sempre al passo con i tempi, regalando così emozioni e momenti spensierati in ogni parte del mondo e a svariate generazioni. Questo è il racconto del marchio Vespa, una bella storia tutta italiana come il suo genio ed estro. Buon compleanno Vespa! Quindi gente, siamo arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se anche voi avete posseduto o possedete un modello Vespa e come l'avete utilizzato, siete anche voi tra quelli che sono andati a Capo Nord col Vespino o avete vissuto comunque belle esperienze di viaggio anche nel nostro bellissimo paese. Insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Madors!